Sì, ma stavolta cos'è che ci prepara? Cosa vedo? Sì, vedo una cosa che mi piace tantissimo. Ma cosa ci preparerà? Boh, adesso la chiamo Maria. Uè Maria. Maria. Oh, Maria. Che stai facendo? Stavo suonando il didgeridoo. Suonando il DJ. Ma no! Io ho visto delle robe buonissime, abbiamo il robot di cucina. Sì, oggi farò una ricetta delle tue parti, Wow, l'ho capito dalle cozze. ma la mia sarà eretica perché avrò un ingrediente segreto. Un ingrediente Sì, segreto. dunque sarà un riso e patate cozze Oh, o se svengo. preferite tiella Sì. eretica perché metterò questo ingrediente segretissimissimo. Sì, va bene, stiamo a vedere, non me la rovinare troppo. No, fidati. Va bene, ci fidiamo come al solito. E andiamo con l'illustrazione degli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono dunque 2 patate grandi, spicchi di aglio, io ne metterò all'incirca 3, 2 pomodori grandi che io ho già comunque preparato, prezzemolo che anche Sì. questo già preparato, Sì, riso, pepe nero, sì, cozze sì. che sono già aperte, ve ne ho lasciate un po' da parte in modo che vi faccio vedere anche come pulirle ed aprirle. Sì. E l'ingrediente è segreto, l'olio extravergine d'oliva Quello che non nella deve nostra cucina non può mai mancare. Giustamente. E l'ingrediente segreto E dov'è? il pangrattato Qual è? anche, io sto usando questo di mais che va bene anche per i celiaci, questa è una ricetta se fatta con questo pangrattato anche per chi Anche è per me, celiaco. ho capito, Certo, ho perché letto devi fra le righe. assaggiarla. Non mancherò, non mancherò. E questo è l'ingrediente segreto. Ingrediente segreto, ma Sì. che cos'è? Una roba che galleggia. Va Vabbè. bene, andiamo ad operare. Bene, e andiamo con pulire le cozze. Vi insegniamo a pulire le cozze. Si mettono sotto l'acqua corrente e si grattano. Potreste grattare anche solo metà del guscio perché tanto poi l'altra parte verrà buttata via. Giustamente. Dopodiché Dopodiché facciamo si fa una leggera pressione, al contrario. si inserisce, io sono mancina, si inserisce il coltello, così si apre la valva. Ok. E si raccoglie tutto in una parte. Tutto in una parte. State attenti che non ci sia il bisso, che è quell'alghettina. Vediamo se ce n'è una col bisso, perché queste sono anche abbastanza pulite. Andiamo col pulire l'altra, forza. Volevo farne vedere una col bisso, non c'è. Vabbè, bisso non bisso. Ok, dunque si la spinge leggera pressione. Al contrario vanno, cioè vanno spinte al contrario. Ma io sono mancina. No, ma non importa che tu sei mancina, voglio dire, devono essere spostate nel verso opposto rispetto a quello loro, questo intendevo. Perfetto. Ok, perfetto. E via. Mi raccomando, per fare questo piatto non fate come fanno molti, non vanno messe a cuocere nell'acqua come se si facesse e neanche in l'impappata. padella, si aprono a crudo. Si aprono a crudo perché è importantissima tutta l'acqua che loro hanno ricavato e che verrà poi filtrata. Benissimo, ora che ne abbiamo, tu ne avevi già pulite tante, puliamo anche questa e andiamo con la prosecuzione del procedimento. Perfetto. Bene, vedo che stai affettando le patate. Sì, le sto affettando con la mandolina, ma si possono anche affettare a mano dello spessore che più gradite. Certo, non spessissime. Benissimo, approfittiamo anche per raccontare quella favola, che poi favola non è, sottolineiamo, sulle cozze. Il mese in cui vanno mangiate? Va da maggio a settembre, però a settembre è anche forse un pochino meglio evitarlo perché ha la R nel mese settembre, mentre da maggio ad agosto è proprio il loro periodo ideale, sia per sapore che anche
per lo sviluppo della stessa cozza. E anche per l'accumulo di tossine, dicono che nei mesi con la R ci sono più tossine. Sì. Comunque va bene. E un altro consiglio che vi do personalmente è che consigliandovi appunto di aprirle una per una, fate un passo in più, fiutatele una per una. Se doveste sentire cattivo odore, ovviamente la cozza Certo, non è si buona. buttano. Quindi fidatevi molto di questo consiglio perché è assolutamente efficace. E vedo una cosa in più che non ci Sì, avevi elencato. è vero, ho dimenticato di mettere tra i vari ingredienti anche il formaggio, praticamente grana e pecorino. Voi potete mettere solo il grana, solo il parmigiano, solo il pecorino, A proprio fate gusto. voi, a Benissimo, gusto. benissimo. Quindi, Allora, adesso mettiamo dell'olio molto abbondante, come sempre, nel nella fondo nostra della teglia, teglia. ecco qui, Direi che può bastare, perché questo sembra che ne viene giù tanto, ma in sì, realtà... sì, si vede che non ne viene giù E tanto. poi io metto una spolverata di pangrattato che servirà a non fare attaccare le patate, visto che hanno un taglio anche così sottile. Benissimo. Perfetto. Qui, E poi andiamo a disporre le patate, facciamo proprio un letto. sì, giustissimo. Copriamo tutto con le patate. Ecco, ora che abbiamo fatto un letto di patate, andiamo ad adagiare le cozze. Facciamo un letto di cozze, qua tutto a letto. Sì. Ok. Copriamo tutto con le cozze. Eccoci qua, abbiamo disposto le cozze sopra le patate, abbiamo fatto appunto un altro letto di cozze. E adesso andiamo a mettere il riso all'interno di ogni cozza, proprio facciamo i pugnetti, sì? Ma dai. E lo andiamo a inserire così. Sì. Il riso io uso questo perché a me piace che rimanga un po' disgregato, però voi potete usare il riso che più vi piace. Certo. Lasciateci qualcosa nei commenti ogni tanto, così capiamo cosa vi piace. Anche potrete chiederci eventualmente una ricetta che a voi interessa, perché tanto la nostra grande Maria sa fare tutto. No, non esageriamo. Quasi tutto, no. va bene. E allora bene, adesso abbiamo messo tutti i pugnetti. Ce lo metti proprio tutto il riso? No. Dopodiché proseguiamo con, vediamo se indovino. Andiamo a mettere i pomodori. Andiamo a mettere i pomodori. Li hai conditi quei pomodori? No, sono naturali. Perché comunque le cozze sono già sapide, poi andremo a mettere anche l'acqua che rilasciano le cozze che andrà ulteriormente a salare. Okay. Il pomodoro potete mettere quello che più vi piace, lo potete mettere tagliato a fettine lasciando la pelle, i semini. Io lo preferisco pelato e senza semini, però sempre gusti personali. Sì. Diciamo che questa è una raffinatezza. No, non è una raffinatezza, è semplicemente un'accortezza in più. un gusto personale, lo definirei. Benissimo. Mettiamo anche il sughetto del pomodoro. Certo che tutto fa brodo, come si suol Certo, dire. anche perché poi dovrà anche cucinare questo riso, per cui i liquidi serviranno. Io metto poi prezzemolo e aglio abbondante. L'aglio è già dentro mischiato col prezzemolo. Sì. Mi piace proprio sentire il profumo. Ha un aspetto già buonissimo. Proprio vi consiglio di farla perché è veramente una ricetta spettacolare, di una bontà sopraffina. E poi è particolare appunto, la tiella è barese. Ognuno la fa a modo proprio, la mia mamma la faceva un po' diversa, però poi alla fine i sapori sono quelli, ragazzi, e sono eccezionali. Mettiamo una spolverata di pepe, a chi piace anche questo, facoltativo. E il formaggio. E il formaggio. Che è la mia amica. La mia mamma non lo metteva il formaggio, ma è una questione di gusti. Giustamente lei mi diceva che nell'originale ricetta c'è. Bene, vabbè, forse a mia mamma non piaceva il formaggio sulle cozze, evidentemente. Sicuro. Sicuramente. Però adesso
avrò l'onore di assaggiare la tiella anche col formaggio. Poi cos'altro ci mettiamo? L'ingrediente Wow! segreto. Ci siamo con l'ingrediente segreto che non sveleremo che cos'è. Al momento sembra... No, ve lo dico. Allora, l'ingrediente segreto, farà inorridire i baresi, ma vi garantisco che è buonissima, è una bisque di gamberi. Bisque, mi puoi tradurmi cos'è? È una sorta di estrazione dei succhi dei carapaci dei gamberi. Poi magari più avanti vi farò vedere come fare una bisca. Ok, quindi visto che Una non sappiamo bisca, ho come detto si fa la bisca. bisque, visto che non sappiamo come si fa la bisque, possiamo non metterla ovviamente, perché se Maria non ci spiega come si fa, noi non la mettiamo, ma qui posso garantirvi che sarà buona lo stesso. Poi vi darò il mio parere della tiella con la bisque. Ok, a posto. Olio. Olio, andiamo con l'olio. Bene, stai coprendo adesso tutto con le patate Sì, mi ancora? fa un altro letto di patate anche sopra. Questa è una copertina più che un letto. Sì, proprio un plaid leggero. Un leggero per la stagione. Sì, secondo me le patate non devono essere particolarmente invasive in questo piatto, però se a voi piacciono più sentire le patate, mettete le patate. Le mie ricette sono sempre abbastanza, come dire, vanno a gusto, non c'è una vera regola. Sì, sono modificabili, Sì, ecco. sì, Ci stai mettendo sì. ancora un po' di pepe? Sì. E andiamo Mettiamo ancora un col po'. formaggio. Ecco qui. Proprio tutto il formaggio. Allora, tanto formaggio. non è tanto, è perché praticamente ho usato quella grattugia Che te l'ha fatto sottile. sì, che lo fa a nuvola, ma poi di fatto non è tantissimo, anzi, pan grattato, perché gli facciamo fare la crosticina. Sì, e ci sta benissimo. Allora, l'unica cosa di questa ricetta è che ci va veramente una quantità d'olio abbastanza importante. Sì, va bene, ma ci sta, voglio dire, perché le patate devono condirsi, le cozze anche. Il riso pure, a maggior ragione. Quindi mettiamo ancora olio. Così, ecco, stavo dimenticando. Cosa stava dimenticando? L'ingrediente segreto l'ha già messo, cosa può aver dimenticato? Questa smemorona. Sì, oggi sono un po' Sì, oggi è smemorona, oggi è smemorona. Andiamo a mettere il liquido filtrato delle cozze. Delle cozze, benissimo. Ecco perché vi consigliavamo appunto di aprirle una per una, perché questo liquido alla fine è preziosissimo, è lui che ha il sale giusto, è lui che ha il sapore giusto e che dà praticamente completamento a tutto il piatto. E voilà, siamo pronti? Quasi. Quasi, ancora un po' d'olio e poi siamo a posto. Tranquilli, ve lo garantisco io, ne esce pochissimo di olio da quella boccetta. L'ho fatta per 3 ore così, ma poi alla fine mette gocce. Pronti? Adesso in forno a 200 gradi per almeno 45 minuti, / 60, dipende molto dal forno che avete, dalla sua potenza. Ok, io metto il dopo. tovagliolo. A dopo. Eccoci qua, finalmente è pronto. Sì, questa è la mia tiello alternativa, speriamo che la troverai di tuo gradimento. Assolutamente sì, c'è un profumo spettacolare. Sì. Spero che lo sia anche il gusto, ma sono certa che ti piacerà. Sì, adesso lo facciamo raffreddare poco poco e poi poco, molto poco, sì. E poi lo mangeremo. Niente ragazzi, vi ringrazio. Non dimenticate di mettere like, attivare la campanella e magari di condividere i video con i vostri amici in modo da far crescere il canale. Consigliate anche delle ricette se volete vedere qualcos'altro, che sarò ben lieta di eseguirle. Assolutamente sì, scrivete anche qualche commento per farci sapere se vi piace e niente, buon tutto a tutti. Ciao ciao! 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 Our vibe, kitchen boomer, it's time to dive.